Ciao a tutti, oggi finalmente ritorno con una nuova ricetta che sono sicura vi conquisterà subito. Mi ha dato l'ispirazione mia mamma dicendomi che stava desiderando un ciambellone semplice per la colazione e io l'ho voluta subito accontentare preparandoglielo. È talmente tanto facile da fare che potrete prepararlo anche insieme ai vostri bambini. Ha profumato tutta la casa e mia mamma era talmente tanto felice gustandoselo con il caffè che è stata proprio una gioia osservarla e non smetteva un attimo di ringraziarmi. Così delizioso, veramente semplice, ma vi devo dire buonissimo anche inzuppato o nel caffè o nel cappuccino, ideale anche a merenda con un buon tè. Ha proprio il gusto delle torte di un tempo, proprio quelle che ci preparavano le nostre nonne. È sofficissimo come una nuvoletta. Per realizzarlo ci occorreranno 250 g di zucchero semolato, io ho utilizzato quello biologico di canna chiaro che dovremo versare all'interno della ciotola della nostra impastatrice, a cui uniremo poi 4 uova grandi e a temperatura ambiente. Aggiungiamo un pizzico di sale e grattugiamo un limone biologico, quindi uniamo la scorza. Montiamo alla massima velocità per 10 minuti consecutivi. Il composto dovrà risultare bello chiaro e gonfio. Eccolo qui. Ora dovremo procedere o come ho fatto io con una frusta a mano e con movimenti delicati dal basso verso l'alto, oppure con una spatolina e sempre gli stessi movimenti per evitare di smontare il composto, per cui andremo ad aggiungere il resto degli ingredienti, ma prima non dimentichiamoci di accendere il forno e farlo preriscaldare per bene. Quindi 170 ml di olio di semi aggiunto a filo, io utilizzo l'olio di semi di girasole, 350 g di farina 00 setacciata sul momento e aggiunta alternata a 250 ml di latte intero, sempre versato a filo e sempre mescolando con movimenti delicati dal basso verso l'alto, proprio così come vi sto mostrando in video. Una volta terminato questo passaggio uniremo una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato e sempre setacciato. In ultimo le gocce di cioccolato al caramello, queste sono nuove, le ho trovate in un market, sono della marca Decory, mi hanno incuriosita tantissimo e quindi le ho volute subito prendere e provare insieme a voi. Profumatissime, le metteremo tutte e poi siete liberissimi di ometterle o utilizzare semplici e classiche gocce di cioccolato oppure frutta fresca o secca, voi la scelta, è deliziosa in ogni modo, ve lo posso garantire. Mia mamma per esempio mi ha detto che sua mamma, quindi mia nonna, quando lei era piccola glielo preparava sempre con le noci sminuzzate aggiunte all'impasto prima di infornare. Deliziose. Ora prendiamo uno stampo da chiffon cake di 18-20 cm di diametro, alto 12 cm e ci versiamo dentro l'impasto. Non ci sarà bisogno di ungere questo tipo di stampo perché l'impasto scivolerà via benissimo una volta cotta la torta e fatta freddare capovolta. Se doveste però utilizzare uno stampo classico a ciambella dovrà essere più grande, di 26 cm di diametro, comunque sempre bello alto perché in cottura crescerà molto e dovrete ovviamente imburrarlo oppure ungerlo con poco olio ed infarinarlo, vedete voi, ecco, fatemelo sapere giù nei commentini. Inforniamo in forno già caldo a 165 gradi per un'ora, vale sempre comunque la prova a stecchino prima di toglierla dal forno, ed eccola qui dopo 60 minuti esatti di cottura nel mio forno a gas a mezza altezza. L'ho estratta dal forno con 2 presine e delicatamente l'ho capovolta così come avete visto nel video, ecco. Se voi doveste utilizzare uno stampo classico allora non ci sarà bisogno di fare questo passaggio, la dovrete semplicemente far freddare su una gratella. Una volta fredda si staccherà da sola dalla tortiera, nel mio caso, ecco, e la potrete decorare come più vi piace.
Io per esempio ho scelto ovviamente come avete già visto le gocce di cioccolato al caramello e avete notato cosa è successo? Visto che erano più cicciotose rispetto alle classiche e quindi più pesanti, sono finite tutte sul fondo. Ma non mi è dispiaciuto per nulla, visto che poi capovolgendo la parte di sopra è risultata così. È super super golosa e caramellosa, ma era una cosa deliziosa, divina, fantastica. E poi si sono tutte sciolte, hanno creato una sorta di cremina, no vabbè, paradisiaca. Avete poi notato quanto è risultata soffice al taglio? E in più, come decorazione finale, ho voluto aggiungere la granella di zucchero. Cosa ne pensate? Vi piace? Noi abbiamo gradito alquanto, ma uno spettacolo sia per occhi che per il palato. Veramente strepitosa. Vi consiglio assolutissimamente di provare questo dolce. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!